Buongiorno, bentornati sul canale. Vi preannuncio che questo sarà un video un po' lungo dell'Ungheria. Quando faccio queste battute di solito mia moglie mi picchia. Sappiate che per fare questo video ho guardato ore ed ore di video della concorrenza per cercare di capire in che modo siete stati plagiati. In alcune occasioni ho avuto dei momenti così, in altre rarissime occasioni ho avuto dei momenti così. Ma che dobbiamo fare? Così va il mondo. Diciamo che ci sono 2 o 3 cosette da chiarire sugli stampi in gomma siliconica e per farlo vi mostro un metodo abbastanza semplice, pulito ed economico, quasi. Io uso la gomma siliconica in pasta perché si può utilizzare anche per gli stampi in verticale, anche se noi oggi faremo uno stampino orizzontale. Allora, come prima cosa vi voglio fare vedere un esempio brutto. Sono sicuro che in tanti video avete visto fare la divisione dello stampo così. Regia, un pennarello che scrive buono, non me lo dai, ma... E poi il taglio. A parte che ho sprecato 100 grammi di gomma per fare uno stampo insignificante, per non parlare delle zigrinature che si formano con il taglio. È robusto, non abbiamo bisogno di fargli una cappa di gesso di sopra, però c'è un sistema per risparmiare materiale e non buttarne senza motivo. Poi se volete spendere i milioni useremo lo stesso procedimento dello stampo a 2 mezzi che ho utilizzato nel video, quello dello stampo a 2 mezzi, detto anche stampo bivalva. In quel video avete visto come si realizza questa parte, cioè quella del contorno della prima metà. Voglio darvi solo un paio di indicazioni come promemoria. Intanto controllate che le pareti siano a livello. Ricordiamoci di fare gli innesti. È semplice, con una miretta. Io do per scontato che voi avete l'argilla. È venuto il momento di impastare la nostra gomma. Versiamo un po' d'acqua sulla nostra bilancia, poco poco, per non fare attaccare la gomma ovviamente. Ad occhio direi che 250 grammi può andare bene. Poi dobbiamo aggiungere in peso il 5% di catalizzatore, che si presenta così. Manteniamo anche le mani umide quando impastiamo la gomma, perché altrimenti ci si appiccicherà nelle mani. Per fare questo lavoro noi non possiamo utilizzare dei guanti in lattice perché la gomma si appiccica un po' dappertutto. Appena finiamo ovviamente laviamoci bene le mani, perché questa cosa gialla diciamo non è proprio il massimo della vita, Amalgamiamo bene, deve diventare un colore giallo di Napoli ben omogeneo. Io ho utilizzato un catalizzatore slow perché mi permette di lavorare la gomma per almeno una mezz'oretta prima che inizi ad indurirsi, ma se volete che la velocità sia maggiore utilizzate un catalizzatore fast. Mettiamola su un piano dove abbiamo versato l'acqua così non attacca e poi ne prendiamo un pezzettino alla volta e iniziamo a fare i bordi. Manteniamoci in larghezza almeno 1 centimetro a girare e come spessore diciamo non più di 2 mm. Dobbiamo cercare di fare un'applicazione soltanto, non fare delle sovrapposizioni perché potrebbero crearsi delle bolle che andrebbero a vedersi poi nello stampo finale. Quindi spingiamo col dito e stendiamo bene facendola aderire un po' dappertutto. È importante che il contorno sia almeno 4 cm in larghezza, perché così ci permette di stendere bene l'argilla e la gomma. Ora uniamo il bordo con il resto della scultura, stando attenti a non lasciare degli spazi vuoti o dei buchini, può succedere,
In chiusura facciamo il bordino anche nella parte che resterà aperta. Pressiamo bene e poi facciamo gli innesti anche qui per il gesso. Diciamo che ce ne possiamo anche un po' fregare dei sottosquadri con la gomma, anche se un po' di attenzione dobbiamo tenerla perché altrimenti avremo difficoltà a far uscire fuori il gesso. Prepariamo la cassetta per il colaggio e copriamo bene le fessure con l'argilla e prepariamo il gesso. Vi ricordate che all'inizio deve essere liquido per favorire la prima gettata? Mettiamo il fil di ferro. Possiamo pulire un po' la parte di sotto dalle sbavature. È arrivato il momento di parlare dell'agente separatore. Lo so che a voi piace la vasellina. Cosa? Ma cosa avete capito? Parlavo dei distaccanti. Ah. Per non far attaccare la gomma io utilizzo cera per mobili in pasta. Va bene sia per non fare attaccare la gomma che per non far attaccare il gesso. Facciamo il secondo passaggio di gomma. Stiamo attenti a non esagerare quando passiamo la cera come distaccante perché altrimenti trasborderà fuori. Quando facciamo le giunzioni potrebbero crearsi delle separazioni tra un pezzo di gomma e l'altro. Questa seconda parte della cappa in gesso ho deciso di farla sagomata anziché squadrata come la prima parte, così vedremo anche un po' le differenze in peso, in lavorazione, perché questa lavorazione diciamo è più a spatola rispetto a quella squadrata dove dobbiamo soltanto colare il gesso. Utilizzando un gesso pastoso in teoria dovremmo riuscire a non farlo trasbordare dai lati. Dopo il secondo passaggio andiamo a mettere il fil di ferro. È importante che segua la sagoma di gesso che stiamo realizzando.
Dopo una decina di minuti, c'è caldo ovviamente, con una spatola possiamo rifinirlo per fare un lavoro più pulito. È arrivato il momento dell'apertura! Se abbiamo fatto una buona raschiatura, la separazione si dovrebbe vedere più facilmente. Quindi mettiamo la paletta e apriamo. La cosa buona di aver fatto uno strato sottile di gomma è questo, lo possiamo sfilare come un calzino. Togliamo il positivo, è quasi sempre a perdere, Controlliamo che non ci siano buchi. Avendo fatto bene le giunzioni dovrebbe essere più resistente alla lacerazione. Puliamo bene gli innesti prima di reinserire la gomma, così si incastrerà perfettamente. Dopo averlo pulito bene con acqua possiamo tirare un po' le somme. Intanto capiamo bene perché abbiamo fatto il bordino laterale. Vedete? Questo ci permette di incastrare bene la gomma lateralmente nel gesso, altrimenti avremmo avuto un risultato così se non l'avessimo fatto. Vedete? Quando poi andate a fare il colaggio o le spennellate, la gomma va a cedere se non facciamo il bordino. Altra cosa importante è che ci rendiamo meglio conto che la gomma prende tutti i minimi dettagli del modello originale, quindi poi queste cose non le possiamo andare a rimuovere più. Anche i buchi del naso. Facciamo un po' la differenza tra K sagomata e K squadrata. C'è sicuramente una differenza in peso. Quella sagomata per una scultura da 20 cm pesa sui 4 kg, mentre quella squadrata pesa circa 6,5 kg. Quindi uno stampo per una testa da 20 cm con K in gesso quadrata peserà intorno ai 12 kg, 13 kg, mentre quello con la K sagomata peserà intorno agli 8 kg, anche se sagomandola di più avrei ridotto ancora di più il peso. La scienza, pensa la scienza. Quindi decidete voi quale tipo di K in gesso scegliere. Chiaramente per una questione di ordine sarebbe meglio fare quelle squadrate. Se poi invece a voi piace giocare a Tetris, fate quelle sagomate. Ora in questo stampo ci possiamo colare tutto quello che è colabile: resina, gesso, gesso sintetico, cemento, Moccolo del naso. alcune gomme siliconiche resistono anche fino a 300 gradi, quindi si può colare anche qualche metallo basso fondente. Ma visto che siamo un po' lunghetti, del colaggio ne parliamo in un'altra puntata, che dite? Facciamo un po' di conti. Per fare questo stampo abbiamo speso relativamente poco, perché abbiamo utilizzato all'incirca 500 grammi di gomma siliconica, quindi intorno ai 10 euro. Se consideriamo che per un sacco di gesso da 25 kg noi spendiamo all'incirca 5 euro, diciamo che il prezzo al chilo si aggira intorno ai 20 centesimi, quindi non è paragonabile alle cappe in resina o in altri materiali, quelli che voi vedete negli altri video, che sono super leggeri, super resistenti e hanno tante caratteristiche particolari, ma hanno dei costi proibitivi. Spero che mi ho spiegato. Mi ricordo agli tempi si usava il caucciù. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi o abbonatevi. Anzi, con l'abbonamento potete partecipare a workshop di approfondimento. Infatti il prossimo workshop sarà dedicato proprio all'approfondimento sugli stampi in gomma siliconica. Mica posso fare tutte cose a babbo morto. Che altro c'è da dire? Ah, vi piace la mia nuova maglietta? Ciao ciao!